Un quinto di secondo. È tutto il tempo che serve a un volto estraneo per hackerare il supercomputer più protetto e complesso della Terra. Il tuo cervello. Non c'è nessun avviso, nessun allarme di sicurezza. In meno di 200 millisecondi, una cascata di reazioni chimiche irreversibili viene innescata da un semplice sguardo. Pensavi che l'amore fosse una scelta, una decisione ponderata, ma la cruda, spietata verità scientifica è un'altra. In questo esatto momento potresti essere vittima di un dirottamento biologico perfetto, un'operazione progettata da milioni di anni di evoluzione per prendere il controllo totale della tua mente. Tutto inizia con la luce. I fotoni rimbalzano sul volto dell'altra persona e colpiscono la tua retina a quasi 300.000 km al secondo. Qui, milioni di cellule fotorecettrici traducono quell'immagine in impulsi elettrici. È pura fisica. Questo segnale viaggia lungo il nervo ottico come un treno ad alta velocità nel buio totale. Non ha ancora un significato. Non ha un'emozione. È solo un pacchetto di dati grezzi che sta per schiantarsi contro le porte della tua sala di controllo centrale. Il segnale raggiunge prima di tutto il talamo, nucleo genicolato laterale. È la sentinella del tuo cervello, la parte più antica e istintiva. L'amigdala non pensa, reagisce. E quando riconosce quei tratti specifici, quella simmetria, quel potenziale genetico, suona l'allarme. Non è un allarme di pericolo, ma un segnale di massima priorità. Da questo istante, il tuo corpo smette di appartenerti completamente. Il sistema nervoso autonomo prende le redini. L'operazione di infiltrazione è ufficialmente iniziata. La prima ondata chimica è pura forza bruta, il desiderio. L'ipotalamo secerne l'ormone di rilascio delle gonadotropine, GnRH, che stimola l'ipofisi a rilasciare LH e FSH, i quali a loro volta spingono le gonadi, testicoli e ovaie a produrre e immettere nel flusso sanguigno ormoni sessuali, principalmente testosterone ed estrogeni, in entrambi i sessi. Questa è la fase 1, il richiamo animale della foresta. Il tuo corpo si prepara all'azione, ma attenzione, il desiderio non è amore. Il desiderio vuole solo gratificazione immediata. È un incendio che brucia in fretta. Se ci fermassimo qui, l'umanità non avrebbe mai costruito città, né scritto poesie. Molti incontri finiscono in questa prima fase. L'incendio si spegne e non resta nulla, ma a volte qualcosa scatta. Una combinazione di odori e segnali chimici, la cui natura di feromoni nell'uomo è ancora scientificamente dibattuta e non confermata, e tempismo psicologico. È come se il virus avesse trovato la password esatta per bypassare il firewall principale. Il desiderio puro sta per trasformarsi in qualcosa di molto più pericoloso, molto più subdolo e infinitamente più potente. Sta per iniziare la fase 2, il sequestro vero e proprio della tua mente. Nel profondo del tuo cervello, in una zona oscura e antica chiamata area tegmentale ventrale, si accende un macchinario pesantissimo. È la fornace della motivazione umana. Quando ti innamori, questa area inizia a produrre e pompare quantità industriali di una singola, potentissima molecola. La dopamina. È la stessa sostanza chimica che ti spinge a bere quando hai sete o a mangiare quando stai morendo di fame. Ma ora il bersaglio non è l'acqua o il cibo. Il bersaglio è una persona. La dopamina non ti dà solo piacere. Il suo vero scopo è creare un focus assoluto. Immagina di essere in uno stadio affollato e rumoroso. Improvvisamente, tutte le luci si spengono e un singolo accecante faro illumina una sola persona sugli spalti. Tutto il resto scompare. L'universo intero si restringe alle dimensioni di quel volto.
Questo fiume dorato di dopamina inonda i tuoi circuiti di ricompensa. Hai appena perso il libero arbitrio. Sei stato programmato per inseguire quel premio. Ma c'è un problema. Il tuo corpo sta registrando questa esperienza non come una tranquilla passeggiata, ma come un'emergenza vitale. Entra in gioco la noradrenalina, l'ormone dello stress. È per questo che quando vedi la persona che ami, il cuore ti batte all'impazzata, le mani sudano e la bocca si secca. Fisiologicamente, il tuo corpo sta reagendo esattamente come se fossi inseguito da un predatore feroce. Hai l'energia a 1000. Non riesci a dormire, non riesci a mangiare. Sei in uno stato di allerta costante. Ora arriva il vero colpo di genio dell'evoluzione. Mentre dopamina e noradrenalina schizzano alle stelle, un'altra sostanza chimica crolla a picco. La serotonina. È l'ormone che ci dà calma, stabilità emotiva e controllo sui nostri pensieri. Gli scienziati hanno scoperto un fatto sconvolgente. Nei cervelli delle persone appena innamorate, i livelli di serotonina precipitano così in basso da eguagliare esattamente quelli dei pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo. Ecco perché non riesci a smettere di pensarci. Sei, clinicamente parlando, ossessionato. Per completare il sequestro, il virus deve disattivare la sicurezza. Le scansioni cerebrali mostrano che durante l'innamoramento, la corteccia prefrontale frontale, l'area del cervello responsabile della logica, del giudizio critico e della valutazione del rischio, riduce drasticamente la sua attività. Si spegne. È come se il pilota di un aereo spegnesse il radar per volare alla cieca dentro un uragano. Ecco perché l'amore è cieco, letteralmente. Ignori i difetti, giustifichi i comportamenti tossici. Il tuo cervello ha spento il tuo spirito critico per impedirti di scappare. Quello che succede nel tuo cervello in questa fase non è solo simile a una dipendenza. È esattamente la stessa identica meccanica. Quando i neuroscienziati hanno messo dei soggetti innamorati nelle macchine per la risonanza magnetica, i risultati li hanno lasciati senza parole. I circuiti neurali che si accendevano alla vista del partner erano gli stessi che si infiammano nel cervello di un tossicodipendente subito dopo aver assunto una dose di cocaina. Dal punto di vista della tua neurologia, l'altra persona è diventata una droga pesante e tu ne hai bisogno per funzionare. È per questo che la lontananza fa così male. Quando il partner non c'è, o peggio, quando i messaggi non arrivano, il flusso di dopamina si interrompe di colpo. Il tuo cervello va in vera e propria crisi di astinenza. I recettori affamati urlano nel vuoto. Senti un dolore fisico al petto, una morsa allo stomaco. Non è una metafora poetica. È il tuo sistema nervoso centrale che va in tilt perché la sostanza di cui è diventato dipendente gli è stata brutalmente negata. Sei in trappola. Se sei mai stato sveglio alle 3 del mattino a fissare un telefono illuminato, aspettando una notifica che cambiasse la chimica del tuo cervello, sai esattamente di cosa parlo. Questo è il tipo di viaggio che facciamo qui, dentro l'invisibile, dove la scienza spiega quello che il cuore non sa dire. Ma per quanto questa tempesta chimica sia spettacolare, nasconde una verità crudele. Non è sostenibile. Il tuo corpo sta bruciando le sue riserve e qualcosa deve cambiare, in fretta. Mantenere il cervello in questo stato di perenne eccitazione e ossessione ha un costo energetico devastante. È come guidare un'auto sportiva per mesi, tenendo il motore sempre al massimo dei giri. Prima o poi qualcosa si fonde. Gli scienziati stimano che la fase dell'attrazione romantica acuta possa durare da un minimo di 6 mesi a un massimo di circa 2 anni. Dopo questo periodo, i recettori neurali si desensibilizzano.
L'euforia tossica inizia inesorabilmente a svanire. Sembra la fine dell'amore, ma in realtà è l'inizio di quello vero. Mentre la dopamina si ritira come la marea dopo una tempesta, il cervello attiva il suo piano di riserva. Inizia a secernere due ormoni completamente diversi, lenti ma inarrestabili. Il primo è l'ossitocina, conosciuta come l'ormone delle coccole. Viene rilasciata durante il contatto fisico prolungato, gli abbracci e i momenti di intimità profonda. L'ossitocina non crea panico o ossessione. Crea un senso di calma assoluta, di sicurezza, di appartenenza. È la colla chimica che trasforma due perfetti estranei in una famiglia. Insieme all'ossitocina entra in gioco la vasopressina. Se l'ossitocina è l'architetto che costruisce il nido, la vasopressina è il guardiano armato alla porta. Questo ormone è profondamente legato al comportamento territoriale e alla monogamia a lungo termine. Negli animali in cui la vasopressina è bloccata, il concetto di fedeltà scompare istantaneamente. Nel tuo cervello, questa molecola cementifica il legame, creando un senso di dedizione che può durare decenni. Il fuoco selvaggio del desiderio si è trasformato nelle braci calde e inestinguibili dell'attaccamento. Ma perché? Perché la natura ha progettato questo percorso a ostacoli così complesso, doloroso e meraviglioso? La risposta è di un pragmatismo spietato. L'evoluzione non è interessata alla tua felicità romantica, è interessata solo alla sopravvivenza del tuo DNA. Il desiderio serve per farti accoppiare. L'attrazione acuta serve per farti concentrare su un solo partner, risparmiando tempo ed energia. E l'attaccamento profondo serve a tenervi uniti abbastanza a lungo da crescere e proteggere la prole nei suoi anni più vulnerabili. Ogni molecola del tuo corpo obbedisce a leggi antiche di miliardi di anni. La tua gioia più incontenibile, il tuo dolore più straziante, non sono altro che variazioni millimetriche nella concentrazione di carbonio e azoto nel buio del tuo cranio. Non scegli chi amare. Sei il bersaglio di un calcolo perfetto. Io sono Renderium e questa era la chimica del tuo destino. Il viaggio non finisce qui. C'è un intero universo nascosto sotto la tua pelle che aspetta solo di essere illuminato.